Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete o Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere nell'amore chi sta arrivando verso di te, perché, ok? Andiamo a vedere un po' chi è questa persona, puoi già conoscerla o non conoscerla affatto. Andiamo a vedere chi sta arrivando verso di te. Allora, lo faremo con i miei potenti oracoli lui-lei, in modo tale da avere proprio la visione energetica del quadro della persona, ma iniziamo, partiamo con gli altri oracoli. Allora, chi sta arrivando verso di te e perché? Una, due, poi ci mettiamo gli archetipi. Ok, vediamo chi sta arrivando verso di te, vediamo un po' la parte energetica con questi oracoli. Re Artù, un conquistatore, una persona un po' corrispondente a tutti i re dei tarocchi, questo, no? È una persona che ha delle responsabilità, può avere delle responsabilità, è una persona matura. Ok, vediamo cos'altro. Prendi le distanze, probabilmente siete stati separati da questa persona o voi siete distanziate dall'amore o distanziati, o è una persona che non si lega subito, perché è una persona molto responsabile, è una persona che ci va con i piedi di piombo. Vediamo, atleta, è una persona che vuole sfidare se stessa. Qua mi arriva l'energia di una persona che vuole sfidare se stessa, sfidare i propri limiti. Molto forte, una persona molto forte. Credo che questa carta prendi le distanze sia relativa o a te che stai sulla difensiva o a una persona che non vedi da tanto tempo. Ok, vediamo un po' di delinearci il profilo energetico di questa persona con le mie carte oracolo impeccabili. Per tutte le ragazze nuove le mie carte oracolo le potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, questa persona nei tuoi confronti, che energia ha? È saltata da sola? Solo tu mi fai sentire così? È una persona che ha perfetta consapevolezza di come tu lo fai sentire. E quindi come che lo fai sentire? In questo modo. In questo modo, conquistatore, di superare i suoi limiti. Quindi è qualcosa di forte che sente per te, eh? O che sentirà. Cos'altro? Vedi, io credo che vi siate separati con questa persona, per alcune di voi. Allora, vi leggo la carta. Quando ci siamo separati, sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie, tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Quindi questa è una persona che si dà conto del tuo valore e anche del fatto che è una persona che era abituata a controllare le proprie emozioni. Ti ho detto che è un re. Però è come se volesse sfidare il suo stesso controllo e la sua mente razionale. Se vi siete separati da un po', o se siete separati, questa è una persona che ha superato i suoi limiti interni e viene da te con questa consapevolezza. Ha cercato di fare tanto altro per controllare la situazione, di ritornare alla vecchia vita. Però qual è il senso? Che nessuno può controllare l'amore. L'amore è un Dio, il Dio amore, no? Cos'altro? Sono pazzo di te, addirittura sono pazzo di te, questa persona è pazza di te o sarà pazza di te. Mi ha fatto capire perfettamente il profilo energetico. Adesso ci metto i tarocchi, andiamo a vedere sempre chi sta arrivando verso di te. Allora,
Quindi questa persona sta arrivando da te perché con te vede il superamento dei suoi limiti, del controllo, di resistenza. Allora, vediamo un po' questa persona, l'energia attuale. Con che energia arriva nei tuoi confronti, quindi? La regia dei bastoni, con la tua energia, anche se sei uomo, lo fa impazzire, è pazza di te questa persona. Lo fa impazzire, ti vede come una persona magnetica, attraente, irresistibile. È scioccata, scioccato. Cos'altro? Vediamo quali sono i pensieri, cosa ha nella mente, cosa pensa. Pensa di riconciliarsi con te se vi siete distaccati o distanziati. 6 di coppe. Per alcuni di voi è una persona che conoscete molto bene. Sta pensando ai bei momenti vissuti insieme, ha molta nostalgia, magari guarda delle foto. Per alcuni di voi, altrimenti questa è una persona, se non la conoscete, che pensa che tu gli hai riacceso una forza interna e sta pensando che con te istintivamente sentirà di passare dei momenti meravigliosi. Vediamo cosa prova. Cosa ha nel suo cuore. E vuole aggiungere un nuovo capitolo alla sua vita. C'è il 10 di spade. Ha sofferto moltissimo per una rottura che c'è stata tra di voi, o ha nel cuore una brutta chiusura nella sua vita emozionale, o con te o nella sua vita. Sì, come se ci fosse stato un cambiamento improvviso, vuole ricambiare le situazioni volte alla riconciliazione, ti vede come una donna irresistibile o come un uomo irresistibile, pensa ai bei momenti, è molto nostalgica. E questo dolore l'ha fatto lavorare internamente, sì, questo dolore. Vediamo un po' quali sono le intenzioni che ha nei tuoi confronti questa persona, le intenzioni. Due di spade, ancora non lo sa, deve prendere una decisione. Come se si deve prendere una decisione. Le azioni che farà nei tuoi confronti? 5 di bastoni, è gelosissima questa persona. Forse ci sono altre persone in mezzo, da parte tua, credo. Oh, questa persona è molto gelosa, nelle sue azioni c'è anche la voglia di litigare, ti dico anche questo, il 5 di bastoni nelle azioni, la voglia di litigare o di... hai capito? Quella cosa lì. Perché qua c'è il cavaliere di coppe, secondo me ha voglia di litigare, come diceva mia nonna, l'amore non è bello se non è litigarello, cioè di quella passione, no? Dice che faccio? Entro in scena con un litigio, con una rivendicazione, perché le voglio chiedere di uscire, di aprirmi, mi apro emozionalmente dopo questo litigio, dopo questa... Può essere sia un litigio che una rivendicazione, ok? L'energia finale di questa persona nei tuoi confronti, vediamo. La forza, sì. È determinatissima questa persona nei tuoi confronti. Il recupero della connessione, sforzo e impegno, anche il coraggio di oltrepassare i propri limiti. E qua c'è tensione anche, qua c'è il Papa, viene con le idee molto chiare. Sì, con le idee molto chiare. Vediamo un po' cosa mi raccontano i mini tarocchi. Energia attuale di questa persona, come arriva nei tuoi confronti con la regina di bastoni. Paggio di spade, ti osserva e ti osserva. Ti osserva, ti scruta, ti osserva. Sì. E vediamo i suoi pensieri se li coppia nei tuoi confronti. Il carro sta pensando di venire da te, di prendere la decisione. Cosa ha nel cuore? 10 di spade. 8 di spade. Un dolore che spesso lo ha bloccato, lo blocca. Un dolore molto forte qua c'ha. O per averti rifiutato, 4 di coppe, oppure un dolore, una chiusura emozionale che ha avuto nella sua vita che lo fa essere inappetente a livello emozionale, o l'ha fatto essere così, o perché tu l'hai rifiutato, o pensa che lo potresti rifiutare. Vediamo un po' le intenzioni 2 di spade.
la ruota, ha intenzione di prendere la decisione di cambiare tutto. Le azioni, 5 di bastoni, 2 di spade, vuole litigare qua, però dice forse non è la cosa giusta, o forse sei tu che non sai che scelta fare quando la vedi questa persona. Sì, perché 7 di bastoni ha potuto mettere dei limiti, come vedi qua ci sono carte di una persona che viene verso di te, vuole venire, ed altre carte che sono di resistenza. Credo che sia dalla tua parte, soprattutto se è una persona che conosci bene e da cui hai preso le distanze. Però, siccome siamo a migliaia, può essere che sia una persona nuova arriva e non ti trovi, non sa che fare. È una persona molto determinata questa, che vuole il sì. Questo è. Energia finale, la forza. 5 di denari, è il coraggio di recuperare, di non sentirsi, di farsi valere con te. Questo è il significato. Molti di voi l'hanno lasciato in disparte questa persona. Vediamo l'energia finale, la forza. L'appeso. Energia finale, la forza, un'altra carta. 10 di denari. Possono esserci state situazioni legate alla famiglia che hanno depauperato la forza di questa persona. La famiglia o una stabilità o una distanza per lavoro. Però questa è la persona che arriva da te. Vediamo un po', tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo un po' ancora qual è la tua energia nei confronti di questa persona. Infatti c'è il 7 di bastoni, tu gli hai messo dei limiti, è una persona che conosci oppure a cui metterai dei limiti, e secondo me la conosci già. È una persona che conosci, a cui hai messo limiti, 7 di bastoni, te lo dicevo già dalle carte, come vedi. Limiti a un invito d'amore. Quali sono i tuoi pensieri? 9 di denari, voler stare da sola o da solo, con la tua autonomia, con le tue cose, tagliare i cordoni ombelicali, cioè i fili, tenerti il 4 di denari, no? Tenerti, stare con te stessa o con te stesso. Però questa è una persona che arriva da te, ok? Questo è il campo energetico, significa che lo stai chiamando a te per vari motivi emozionali e anche per riflettere su determinate cose. Io ti leggo l'energia, poi tu vai a fare la pacificazione degli eventi, no? Tutto quello che vi insegno nei podcast. Vediamo un po' con gli Osho Zen. Come sta viaggiando a livello emozionale ancora questa persona? Anzi, fammi mettere le mie. Allora, come sta viaggiando a livello emozionale questa persona? Possibilità. Il fulmine, vedi? Sotto la carta di quando vi siete separati. Il fulmine. Allora, cioè questa persona vuole fare pace. Vuole oltrepassare i suoi limiti, sfidare le sue resistenze e vuole fare pace con te. Al di là, io vedo che qua tu non lo vuoi, però questa persona arriva a te. Quindi, anche se la tua mente razionale non vuole, è come se questa persona arriva a te per farti vivere un certo tipo di emozione legata al tuo karma. Quindi non è che devi avere per forza a che fare con questa persona, se tu non vuoi. Devi avere a che fare però con l'emozione che ti suscita. Cos'è che ti suscita? Rabbia? Allora, alleati con la rabbia, come ti insegno sempre nei podcast, no? Soprattutto la formula pentacolare, Magia Pratica 11, prima e seconda parte. Alleati con la rabbia, in modo tale che anche nelle altre relazioni tu possa attingere dalla rabbia la tua forza e non proiettare più schemi uguali, mi spiego. Anche se rivuoi questa stessa persona è la stessa cosa, va bene? Vediamo adesso. No, metto queste. Ancora perché arriva da te questa persona?
Ariete. Un'esperienza significativa. Trasforma un ostacolo in opportunità e volgi la situazione a tuo favore. Tac. Allora, volgi la situazione a tuo favore. Questa persona è un ostacolo per te o può essere stata un ostacolo, 7 di bastoni, 9 di denari, non vuoi avere a che fare. Bene, volgi la situazione a tuo favore. Come fai? Alleandoti con l'emozione che ti suscita il fatto di rivedere questa persona o di risentirla. Ok, magia pratica 11, ragazze mie, prima e seconda parte. D'accordo? I tarocchi ci servono proprio a questo, a vedere qual è la narrazione della nostra anima, non essere inconsapevoli e prenderne il potere e realizzare gli obiettivi più profondi dell'anima. Ok? Vediamo un po' qual è il potere che ti arriva da questa connessione. Il potere che ti arriva da questa connessione. Il potere di cambiare gli eventi. Il flusso, qua c'è la figura di una donna che che plasma la materia. Plasma la materia. Cosa significa plasmare la materia? Plasmare la materia sottile, e quindi che è alla base di ogni manifestazione esterna. La materia sottile in questo caso sono le emozioni, l'emozione che ti suscita questa persona. Prenderai il potere di trasformare l'esperienza e avere un risultato positivo a tuo favore, che significa acquisire il potere e poi vedrai cosa si manifesta. Ok? Vediamo un po' ancora con queste. Ultima carta. Sì, oro, non hai bisogno che nessun altro ti sistemi. È come se questa persona volesse sistemare le cose, ok? È come se tu invece vuoi fare le cose da sola. Non hai più bisogno magari di una certa energia portata avanti da questa persona, però ti devi alleare con l'emozione. E quella è l'energia che porta questa persona. Hai imparato molto da questa esperienza e ne imparerai altrettanto pacificando l'immagine perturbata, cioè l'emozione con questa persona. È come il kintsugi, no? Riparare con l'oro della consapevolezza le fratture dell'anima. Ok, l'oro della consapevolezza in questo caso è il fatto che quando arriva questa persona o senti già l'energia del fatto che arrivi, qualsiasi emozione sia, rabbia, paura, ti allei alla paura utilizzando la formula pentacolare rispetto alla paura. E in questo modo farai di questa esperienza un grande risultato. Va bene? Ok. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua.